Ciao Impallinati, sono Pio3. Finalmente oggi vi recensisco un prodotto di cui si è parlato molto e che sta arrivando anche sul nostro mercato italiano. Parlo dei sistemi di puntamento della Somogear e oggi nel dettaglio guardiamo per primo l'Ampec 15 La5 Full Power con illuminatore IR. Ho avuto la fortuna di essere uno dei primi a testarli e ringrazio per questo SAS Modellismo di Milano, da cui tra l'altro potete trovare questi pack, e che mi ha fornito in esclusiva mesi fa il prodotto da testare. Ci tengo a precisare che non sono in alcun modo stato pagato da SAS o da Somogear per fare questa recensione e vi darò ovviamente le mie impressioni da user medio e da giocatore di Airsoft in totale trasparenza, ben inteso. Appunto ci ho messo un po' per uscire con questa rece perché, come al solito, ho voluto testare questi Somogear portandoli un po' sotto stress e parlo di questi perché in realtà ho anche il Ngal di cui vi farò una rece a breve, ma come dicevo ho voluto prendermi il tempo necessario perché le aspettative sono alte e quindi voglio potervi dare un parere concreto. Bene ragazzi, cosa ne penso? Vale la pena spendere questi soldini in più? Come sono questi pack? Ragazzi, sono una bomba! Finalmente lo posso dire dopo ormai decenni, prove infinite su decine di repliche sul mercato, le ho provate tutte. Questi pack sono veramente un gradino sopra a tutti gli altri. Sono veramente entusiasta, ma prima di lodare e imbrodare troppo, andiamo a vedere bene di cosa parliamo perché non vorrei caricarvi eccessivamente. Il packaging della Somogear è veramente figo, vi arrivano tutti i pezzi in questo tipo di pouch tan molle con gli attacchi molle, personalizzata Somogear, che potete tranquillamente attaccarvi allo zaino o al tattico, e al suo interno troviamo il pack custodito da un'ulteriore scatola trasparente molto semplice ma accattivante, con gli adesivi. Potete mettere anche gli adesivi scuri se non vi piacciono quelli tan, una chiave di regolazione per gli alzi e le derive e una brugola per svitare i limitatori. Molto bello a mio avviso tutto quanto. Parliamo molto velocemente dell'estetica, nulla da dire, non c'era nulla da dire neanche per i modelli Element o FMA. Ormai negli anni ci siamo abituati ad avere a che fare con repliche molto ben realizzate da un punto di vista estetico e lo stesso possiamo dire di questo modello, con un ulteriore aumento della bellezza se vogliamo per via del fatto che il materiale utilizzato è lo stesso polimero trattato con vetrificazione che viene usato per il pack vero della Harris. Quindi abbiamo una superficie opaca e un po' ruvida, una figata pazzesca. Abbiamo poi dei seriali che pare siano progressivi e il resto è solo che è bellissimo. Ma bando alle ciance estetiche, parliamo di cose serie. Incominciamo dal polimero di cui è realizzato. Come vi ho detto è bellissimo ed è un nylon rinforzato con fibra di vetro. L'aggiunta di fibra di vetro è agente indurente in realtà, aumenta infatti significativamente le proprietà meccaniche del materiale ed è proprio nel processo di stampaggio a iniezione di questo nylon rinforzato con questa fibra di vetro che si verifica spesso il fenomeno delle fibre fluttuanti, come vengono chiamate anche in inglese floating fibers. Fibre galleggianti sono anche chiamate fibre rugiada, ok?
cioè perché rugiadano un po' sulla superficie del prodotto, che appunto risulta poi un pochino ruvido e ha questi momenti cangianti. E a causa dell'esposizione di queste fibre in realtà poi esterne, questo tipo di materiali non viene proposto spesso al pubblico, ma viene fatto specificamente per materiali e strutture che richiedono un'alta resistenza. E quindi queste parti diventano così opache perché non si riesce a ottenere una superficie più lucida, ma che ci frega. Abbiamo quindi una struttura resistentissima come nel vero L3, tanto per cominciare. Poi abbiamo l'utilizzo di metallo per il cappuccio della batteria, e si tratta di alluminio, e acciaio per la vite e la pinza di fissaggio, che in questo caso non temo proprio si possano rompere se stringete troppo. Infine, ogni singola vite di fissaggio è stata annegata in una sorta di silicone solido, non so sinceramente di che cosa sia composto, ma è un'ottima barriera per sporco e acqua in ogni caso. Proseguendo sulla scelta dei materiali, anche le fascette che tengono i finti diffusori, sì, perché purtroppo i diffusori sono solo dei tappi, ma se volete potete facilmente crearveli, chiusa parentesi. Le linguette sono trasparenti, spesse e sembrano super resistenti. Infine abbiamo un'ulteriore protezione a filtro per i diodi, per tenere anche qui l'acqua e la polvere lontano dal sistema quanto più possibile. Dico quanto più possibile perché parliamo di un eventuale down di questo prodotto. Chiedendo direttamente alla ditta, non mi hanno garantito nessun waterproof del prodotto, ma vi posso dire che secondo me è una loro politica per evitare poi di avere delle lamentele. Al massimo possiamo parlare, sempre secondo me, di water resistant, visto come è tutto sigillato e oringo ovunque. Una pioggia non vedo proprio come possa rovinarlo. Non ho mai avuto problemi con i GMP, con gli Element sotto dei diluvi pazzeschi, figuriamoci questo, dai. Eviterei comunque di fare delle immersioni subacquee, quello no. Per quello che riguarda le specifiche tecniche, siamo anche qui in un altro pianeta. A partire dalle batterie, che vabbè, usate le classiche 123 3V, ma sono consigliate anche le 3.7, soprattutto nel NGAL. E qui vi consiglierei assolutamente di prendere quelle ricaricabili che non subiscono drastici cali di performance con il freddo. La durata dichiarata è veramente ottima, visto anche la performance dei vari laser, come vedremo, che a questo punto devono essere veramente efficienti, ed è stimata a 6 ore continuative con potenza massima. Posso confermare, anche se non mi è mai successo di tenere il laser acceso per tutto quel tempo consecutivamente, sto usando questi pack praticamente tutti i giorni perché ci gioco e per prove, per stressare anche le batterie, almeno una decina di minuti al giorno, e sono ancora le stesse batterie che ho messo a gennaio, per cui l'efficienza elettrica è molto buona. Considerate anche che il pack della L3 Harris ha 6 ore di durata massima, per cui siamo allineati. Mi sentirete spesso fare questi allineamenti proprio perché ne vale la pena. Ora parliamo dei diodi laser. In questo modello abbiamo il laser IR e visibile assieme all'illuminatore a laser IR, che altro non è appunto che un altro laser che passa attraverso una lente che appunto ingrandisce il cono del raggio. Il laser inoltre è regolabile. Bene, le specifiche tecniche, quelle ultra noiose con i numeri delle forme d'onda eccetera, ve li linko nelle descrizioni, così potete andare a fare tutti i vostri paragoni da nerd e scoprire con non poco stupore che stiamo parlando di specifiche analoghe sempre al famoso L3. Sì, avete sentito bene, se siete interessati andate pure a vederle, le trovate ovunque in rete. Immagino che ora io abbia ottenuto la vostra attenzione. Allora impallina quel like adesso perché sto per passare alle cose serie. Ora parliamo delle regolazioni e dei diodi laser, visibile e invisibile.
Come sapete è da tempo che io batto su sto tasto dell'allineamento tra i due laser, visibile e IR. E in questa unità i due laser sono collimati, sono coassiali, dichiarato proprio dalla casa. E la divergenza sui 70-80 metri è di qualche centimetro, sull'ordine dei 3-4 centimetri. Io ho trovato questo. Nelle specifiche loro parlano di meno di 10 centimetri a 50 metri e evidentemente anche qui si vogliono tenere abbondanti e con il loro paracadute di salvezza. Ma posso confermare che in entrambe le unità, anche nel GAL che ho, la precisione è decisamente maggiore. Come dicevo, a 50 metri la differenza è praticamente impercettibile, sarà di 2 centimetri. Possiamo parlare di allineamento perfetto. In questo, anche solo se ci pensi, poi il beam del laser, cioè la palla luminosa che si viene a creare sulla superficie sia dell'invisibile, soprattutto dell'IR per quanto è potente, a quelle distanze è almeno di 4 centimetri, quindi i diodi, ragazzi, quindi secondo me vanno considerati come coassiali perfetti. E quindi la regolazione del laser IR, tra l'altro, è anche facilitata, perché collimare il laser visibile è sufficiente, quindi quando siete al poligono di giorno senza i visori potete collimare quello e il gioco è fatto per entrambi. Questa caratteristica, ragazzi, è estremamente importante, consente di essere sempre sicuri al top con quella che è la precisione del vostro tiro una volta che avete regolato tutto. Se uno vuole prendersi una periferica di puntamento proprio per utilizzarla, e visto l'utilizzo che si fa di queste periferiche, spesso anche senza neanche arrivare all'imbraccio perfetto, ma a mezzo imbraccio, lì così, senza neanche traguardare tra le mire o il dot, sapere di avere un buon laser ben collimato è tanta roba, ragazzi. Ma non è tutto. Questa funzione non sarebbe nulla, ovviamente quella dell'allineamento, se non si potesse al contempo contare su una regolazione dettagliata. Bene, le ghiere e le rotelle di regolazione dei due laser e dell'illuminatore, tutte funzionanti, attenzione ragazzi, anche per l'illuminatore, cosa che in nessun altro pack possiamo trovare se non in quello vero o quello della GMP o della Sotac, che comunque costano queste cifre, anche di più, sono super accurate e consistenti. Presentano inoltre dei click di regolazione, non sono fortissimi questi click ma sono presenti, non so neanche dirvi quanti MOA per ogni regolazione, non è definito nelle specifiche tecniche, ma la regolazione è millimetrica, veramente potete collimare tutto alla perfezione, alzo, deriva, decidere di centrare o meno il laser all'interno dell'illuminatore a qualunque distanza, tra l'altro dai 7-10 metri fino all'infinito. E per ultimo, ma non per importanza, la loro consistenza nel tempo, parlo dell'azzeramento, come dicevo, è assoluta. Ora, una piccola parentesi sull'argomento. Ho già letto diversi forum che queste unità reggono anche i contraccolpi di un'arma vera e sono stati condotti degli esperimenti con calibro 22 e calibro 223. E pare, non ho potuto provarlo di persona e non ho neanche trovato dei video che parlasse di questa cosa, ma pare appunto che la regolazione resista anche a quel tipo di sollecitazione. Cioè, quindi, ragazzi, dal mio punto di vista e dalla mia esperienza invece che vi posso portare e dai test che ho fatto, ho montato appunto questo pack sul mio gas blowback, quello con il rinculo più forte, e l'azzeramento è rimasto costante, non si è mai mosso di nulla, perfetto come dalla prima regolazione. Questo esperimento tra l'altro l'ho condotto con guardando attraverso un Holosun da arma vera con un punto dot da 2 MOA, per darvi un riferimento, giusto per la precisione. E poi, se questo non bastasse, anche la prova di smontaggio è stata superata. Smontando e rimontando il pack, ovviamente nello stesso slot, ha dimostrato che non è necessaria un'ennesima regolazione dello zero. Ma la struttura, evidentemente, è sufficientemente solida da garantire un mantenimento dello zero anche se doveste smontare e rimontare il pack. E questo è veramente sinonimo di alta qualità generale. Passando all'illuminatore,
L'illuminatore IR ha una frequenza compatibile con qualsiasi tipo di tubo per i node, ha una regolazione del diametro appunto di fuoco di 288, se non mi sbaglio, gradi, per cui potete decidere di ingrandirlo o di ridurlo fino ad arrivare ad avere un altro laser praticamente. Quando invece avete il diametro più largo risulta un pelo al di sotto di quello che avrei voluto. Quindi a 50 metri parliamo di circa 2 metri, 2 metri e mezzo di diametro. Quindi è abbastanza stretto tutto sommato. Ma dall'altra parte è decisamente luminoso e definito, soprattutto se impostato sulla potenza massima, riuscendo tranquillamente a vedere in maniera chiara e distinta qualsiasi cosa si trovi avvolto nel buio più assoluto attraverso i nodi. Come ho detto, ad alta potenza la sua portata è veramente commovente. E inoltre, ad esempio, se siete in un edificio e lo puntate sul soffitto, vi illumina a giorno qualunque cosa. Stessa roba nel boschivo. Tanta roba. Veramente è un faro. Altro elemento di rilievo è il remoto. Anche qui abbiamo un tipo di remoto che sembra un altro mondo rispetto ai remoti a cui siamo abituati. Tutto, il pad, il cavo, l'inspessimento nei punti nevralgici, infine abbiamo anche l'attacco compatibile mil-spec, che ovviamente dichiara che questo è roba molto più seria del solito. Vedremo poi effettivamente la resistenza della caveria interna, perché lì non la vedo, quindi non la so. Per adesso non si è rotto niente. E le funzioni del PEC sono basiche attraverso questo, quindi schiacciandolo una volta si accende la funzione momentanea. Schiacciandolo 2 volte velocemente come su un mouse si inserisce quella costante. Per toglierla ovviamente basta rischiacciare una volta e spegni automaticamente l'unità. Bello anche il tappino per tappare l'enorme buco, l'enorme foro che questo tipo di attacco genera sull'unità. È diverso dai classici 2,5 o 3 mm di jack che ci arrivano solitamente. In questo caso, se non lo usate con il remoto, è ampiamente consigliato e importante inserire questo tappo, che appunto fa veramente un lavoro serio per evitare che entri polvere, ma soprattutto acqua. È proprio anche molto bello, molto solido sembrerebbe, ed è fissato strabene. Allora, che ve ne pare? Vi piace questo giochino fino adesso? Vi state scaldando? Questo pack è l'unico della generazione che ha questa funzione. Il NGAL ad esempio non ce l'ha, ovvero la possibilità di programmare una pulsazione dell'illuminatore attraverso degli step, impostando infatti la ghiera di regolazione verso l'alto. Sul primo step si accede al programmatore. Il LED luminoso, tra l'altro un LED veramente bello che ha una bassissima intensità e non dà assolutamente fastidio indossando i visori, il LED si illumina di arancione invece che di verde, e questo significa appunto che siete sullo slot di programmazione. Dopodiché dovete tenere premuto e spostare verso una delle posizioni possibili e togliere il dito. Il LED si accenderà 2 volte e in questa maniera potete accedere a diversi programmi che corrispondono a diverse frequenze di pulsazione dell'illuminatore, fino a farlo diventare quasi una strobo, ok? Si potrà quindi impostare l'illuminatore su fisso o pulsazioni variabili fino appunto a 5 diversi tipi di velocità. Quando comprate il pack vi arriva con i due limitatori avvitati sulla ghiera di selezione. Potete svitarli e vi consiglio di riporli subito nell'apposito slot per non perderli e accedere alle impostazioni di high power di questa unità, sia per i laser che per l'illuminatore. In questa unità abbiamo diverse selezioni. Abbiamo la possibilità di avere high power laser visibile e low power laser visibile. Poi abbiamo puntatore a bassa potenza, puntatore IR
e illuminatore IR a bassa potenza, puntatore ad alta potenza, illuminatore ad alta potenza e infine illuminatore e puntatore ad alta potenza. Gli scatti sono perfetti, meravigliosi, funzionano da Dio, e anche il pulsantone per la selezione che è compreso all'interno dell'unità, per cui lo potete usare anche senza il remoto se vi va, è molto ben realizzato e morbido, se vi interessa sapere questa cosa. Le regolazioni dell'alzo e della deriva, come vi ho detto, sono pazzesche. Anche le regolazioni dell'illuminatore sono molto rigide e accurate, ma non hanno gli scatti. Allora ragazzi, non mi dilungo troppo sull'enorme utilità che questo tipo di accessorio ha se utilizzate dei visori notturni, perché chi li possiede conosce benissimo il senso di questa cosa. E se ad oggi non avete ancora comprato un illuminatore vero per l'alto costo che questi oggetti hanno sul mercato, mi sento assolutamente di consigliarvi questo modello, questa marca, in quanto assolve assolutamente al suo compito in maniera veramente impeccabile e aumentano notevolmente le potenzialità del vostro visore e anche del vostro team. Per cui da parte mia do un enorme pollice su alla Somogear, che ha portato sul mercato un accessorio finalmente valido, rivolto essenzialmente al mondo dell'airsoft, perché questi articoli infatti pare non siano rivolti al mondo delle armi vere. Staremo a vedere, aspetto appunto a breve alcuni test proprio effettuati su arma vera per confermare quello che vi ho detto e che ho letto sui forum, e anzi vi chiedo di farmi sapere nei commenti e privatamente se avete provato a usarli in quella maniera. Ad oggi si tratta di un prodotto che ci fornisce specifiche praticamente molto simili e in alcuni casi identiche alle controparti reali, costando 5 o 6 volte in meno. Per cui con 250 euro circa vi portate a casa quello che secondo me è il pack definitivo per l'Airsoft. E non se ne parla più. Per oggi abbiamo detto praticamente tutto, ragazzi. Vi ricordo che potete trovare questo e altri prodotti da SAS Modellismo di Milano. A breve vi farò uscire anche la rece del Ngal, sempre Somogear, altro gioiellino. Nel frattempo vi saluto e se questa recensione vi risulta utile e vi è piaciuta, vi chiedo di mettere un pollice su per aiutarmi a diffondere il video e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Attivando tra l'altro la campanella delle notifiche, ricordatevi che potrete essere avvisati ogni volta che esco con un nuovo video, per cui schiaccia quella campanaccia, vecchio. E da Pio 3 per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.